Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 156. Ettore contro Aiace. Ettore e Paride escono dalle porte scee e si gettano immediatamente nella mischia, trascinando le truppe troiane ad una inattesa riscossa. I soldati di Priamo, al vedere i due fratelli che rientrano in battaglia, riprendono vigore e riescono a far arretrare le truppe achee. Atena, che guarda dall'alto dell'Olimpo, irata per questa situazione, con un salto incredibile a terra, invisibile nel campo di battaglia, vuole ispirare nuovamente i greci, suoi protetti. Non riesce nemmeno ad iniziare a muovere un dito che davanti a lei si materializza Apollo. Egli, da Pergamo, la stava tenendo d'occhio e ha studiato ogni sua mossa. Le due divinità si fissano negli occhi, impedendosi a vicenda di aiutare i propri protetti. Apollo rompe il silenzio, proponendo ad Atena di sospendere le ostilità tra i due fronti. Atena, mentendo, afferma di essere scesa sulla terra con la stessa intenzione, ma come fare? Apollo propone di instillare nuovo furore in Ettore affinché arrivi a sfidare in campo aperto un campione acheo. In questo modo, per permettere la sfida, i due eserciti dovranno per forza porre termine ad ogni scontro. Domani la battaglia riprenderà e il destino di distruzione di Troia, così perseguito da Atena ed Era, forse potrà aver luogo. Le due divinità parlano apertamente tra loro, confidando che i loro discorsi non possano essere uditi da esseri umani. Apollo ed Atena non si sono accorti che poco lontano da loro, per il volere del fato, Eleno, uno dei figli veggenti di Priamo, ha udito tutto perfettamente. Al separarsi delle divinità, Eleno corre da Ettore e gli parla accuratamente. Fratello caro, saggio al pari di Zeus, prestami ascolto. Fai deporre le armi ai troiani e a tutti gli achei e proponi una sfida mortale con un campione greco affinché combatta con te. Non è destino che tu oggi muoia, così ho udito io stesso dagli dei eterni. Ettore sorride e immediatamente, svettando sopra ogni altro troiano, alza la sua lancia al cielo e poi la abbassa. A questo segno convenuto risponde in forma speculare anche Agamennone e le spade tacciono. Atena ed Apollo, simili a due avvoltoi in attesa, da sopra un albero rimirano la scena di truppe stanche, affaticate e serrate che si appoggiano sui loro scudi e sulle lance. Troiani e Achei, dalle belle armature, ascoltatemi. Il figlio di Crono non ha mantenuto i patti e sventure per noi e per voi continuano ad accadere e accadranno fino a quando Ilio non verrà abbattuta o voi Achei sarete vinti alle vostre navi. I più forti e valorosi di tutta l'armata sono tra di voi. Se qualcuno vuole sfidarmi a duello mortale, venga qui e sia chiamato campione che combatte contro Ettore glorioso. Che Zeus sia testimone a ciò che dico. Se mi ucciderà, che mi spogli della mia armatura e la rechi con sé alle vostre navi, ma restituisca il mio corpo alla patria, per l'onore del fuoco e per il pianto delle donne. Così mi impegno a fare io. Le sue armi, se Apollo mi concederà le vittorie, le appenderò nel suo tempio e restituirò il corpo affinché un tumulo voi gli possiate innalzare. Entrambi verremo ricordati, giacché la mia fama non morirà mai. Gli Achei tutti,
a queste parole così potenti e sicure ammutoliscono. Hanno vergogna di rifiutare e paura di accettare una sfida così coraggiosamente gettata. Menelao, irato, apostrofa i compagni titubanti. Ahimè, smargiassi Achei, donne siete e non uomini. Quale vergogna sarà su di noi se nessuno tra i Danai si leva contro Ettore? Possiate divenire terra e acqua, voi che qui sedete, non avete un briciolo di gloria. Vestirò io l'armatura splendente contro il glorioso figlio di Priamo, poiché la vittoria non è nelle sue mani, ma in quelle degli dei immortali. Questo, tutti i grandi capi Achei lo sanno, sarà l'ultimo giorno di vita di Menelao, poiché Ettore è ben più forte e agile di lui. Agamennone e gli altri re si mettono in mezzo e lo fanno desistere dallo scontro, affermando che lui stesso già la mattina contro Paride ha effettuato un duello e questo per oggi è già tanto. Sei pazzo, fratello mio, non farti trascinare dalla furia. Ettore, in duello, è più forte di te. Davanti a lui tutti tremano e perfino Achille teme di affrontarlo nella battaglia gloriosa. Inviamo un altro campione. Per quanto Ettore sia intrepido, dovrà alla fine anche lui trovare riposo se sopravviverà al duello. E questo tornerà a nostro vantaggio. Menelao si persuade e lascia che i servi gli sfilino l'armatura di dosso. Nestore, l'anziano re, apostrofa con dure parole i suoi compagni di battaglia, rimpiangendo di non essere più giovane e di non poter essere lui ad accettare la sfida di Ettore, che reputa gloriosa. A questa strigliata da parte di un anziano si levano in piedi Agamennone, Diomede, Aiace Telamonio, Aiace Oileo, Idomeneo e il suo scudiero, Euripilo, figlio di Evemone, Toante, figlio di Andremone, e Odisseo, re di Itaca. Nell'elmo di Agamennone vengono gettate le tessere sulle quali sono scritti i simboli degli sfidanti di Ettore. Ogni singolo soldato che assiste all'estrazione prega Zeus. «Oh Zeus, padre, fa che sia estratto Aiace Telamonio, o il furibondo figlio di Tideo, o il grande re di Micene». L'araldo pesca una tessera e la mostra uno ad uno agli eroi. Nessuno la riconosce come propria fino a quando non giunge all'ultimo della fila, Aiace Telamonio. Sorridendo, Aiace raccoglie la tessera che porta il suo simbolo e la getta a terra. Amici miei, siate allegri per me, poiché penso che riuscirò a sconfiggere Ettore glorioso. Mentre indosso la mia armatura vi prego pregate in cor vostro il padre Zeus, oppure invocatelo a gran voce, che non temo che i troiani ci odano pregare. Io non fuggirò, poiché nessuno temo, e né con la forza o con l'astuzia Ettore mi metterà in fuga. Le truppe pregano che Aiace riesca a sconfiggere Ettore, amato da Zeus, o perlomeno che l'eroe di Salamina possa essere pari nella forza al figlio di Priamo. Aiace, armato di bronzo, esce dalle fila achee. Egli svetta per statura e prestanza tra tutti i greci. Si dice che da piccolo la sua pelle sia stata resa invulnerabile dallo stesso Eracle. La sua abilità nel maneggiare le armi è pari alla sua audacia. Come si allontana dalle truppe achee e si mostra agli avversari, tutti i troiani vengono percorsi da un brivido. Lo stesso Ettore ha un intimo sussulto. Aiace è un avversario temibilissimo. L'eroe acheo attraversa il campo vuoto e si ferma a pochi passi da Ettore, ponendo in avanti il suo scudo. Questo scudo, di forma quasi rettangolare, opera dell'artigiano Tichio, è pesantissimo, poiché è composto da 7 pelli di toro ben robusti e un ultimo strato di lucido bronzo. Piantatosi davanti ad Ettore, con voce potente parla a tutti i troiani. Ettore, tra i Danai è famoso Achille sterminatore, ma molti altri tra noi sono in grado di starti di fronte.
dai pure inizio a questo scontro. Ed Ettore: figlio di Telamone, divino Aiace, non mi parlare come se fossi un fanciullo inesperto, che so agitare lo scudo in difesa, so dare assalto alla guida del mio carro, e nel corpo a corpo della danza di Ares crudele sono ben esperto. Un avversario quale tu sei non lo affronto con mossa sorpresa, ma a viso aperto. Lo scontro prende il via. Ettore riesce a gettare la sua lancia contro Aiace e questa trapassa lo strato di bronzo e 6 delle 7 pelli, senza perciò arrivare a ferire il corpo dell'eroe di Salamina. La lancia che colpisce Ettore, invece, riesce ad oltrepassare lo scudo del troiano e solo la sua agilità lo salva da morte. La punta acuminata trapassa solo la sua veste. Gli eroi svellano le lance avversarie degli scudi e le usano per un nuovo attacco. Ettore vede la sua piegarsi sullo scudo del suo avversario, mentre Aiace, con un balzo, cerca in volo di trafiggere l'eroe troiano, superando la difesa dello scudo, e riesce nel suo intento. La punta della lancia raggiunge Ettore al collo e lo ferisce, facendo sgorgare sull'armatura dell'eroe un fiotto di nero sangue. Ettore non cessa però di combattere. Persa la lancia, raccoglie un grosso masso per scagliarlo contro Aiace. La roccia nera si abbatte sullo scudo dell'eroe, che però subito risponde nella stessa maniera. Raccoglie una roccia ancora più grande, la fa roteare e la tira con tutta la forza che ha all'indirizzo di Ettore, che vede lo scudo piegarsi e che lo fa piegare all'indietro e cadere. Apollo interviene a farlo rialzare e a dargli nuovo vigore. La forza e l'irruenza di Aiace sono oggi superiori a qualsiasi eroe sulla piana di Troia. È il momento delle spade. Entrambi gli eroi sguainano la loro arma e si avvicinano per la parte finale e sicuramente mortale dello scontro. Taltibio per i greci e l'araldo troiano Ideo, entrambi uomini accorti, spinti da Zeus, intervengono e pongono a dividere i due lo scettro del comando. Ideo, dei saggi pensieri, parla portando il volere del re degli dei. Fermatevi, figli, e cessate di combattere, poiché Zeus, signore delle nubi, vi ama entrambi, ed entrambi siete eroi valorosi, come a tutti è noto. Ora si fa sera. È bene cedere alla notte. E Aiace: gentile Ideo, parla ad Ettore, poiché lui per primo ha gettato la sfida. Io seguirò le sue decisioni. Aiace: gli dei ti hanno donato grande statura, forza e saggezza, che ti distinguono tra gli Achei, e con la lancia sei fra tutti loro certo il migliore. Sospendiamo oggi la lotta. Torneremo a combattere fino a quando gli dei ci divideranno e all'uno o all'altro degli schieramenti concederanno la vittoria. Cediamo alla notte. Torna pure alle tue navi e gioisci per la vittoriosa giornata di oggi, come io porterò gioia per la gloria di questo scontro nelle mura di Priamo, facendo lieti i troiani e le troiane dai lunghi pepli. Scambiamoci doni preziosi, così che tutti possano dire si sono affrontati in contesa crudele, ma si sono separati in armonia e in pace. Ettore porge l'elsa della sua spada, borchiata d'argento, con fodero e cinghia ad Aiace, e questi risponde con una cintura di splendida porpora. Alla sera Nestore convince Agamennone a sospendere gli attacchi. È necessario raccogliere i propri morti e costruire delle pire funerarie per onorarli. È poi necessario erigere un muro a difesa delle navi, un muro con larghe porte e un avvallamento esterno. Anche in Troia le discussioni sono fitte. Antenore propone di restituire Elena. Troia
ha violato i patti della tregua con il ferimento di Menelao e ora Ilio è dalla parte del torto. Proseguendo senza restituire Elena, i troiani non avranno alcun vantaggio. Paride schernisce Antenore, accusandolo di aver perso il senno. Non restituirà Elena, al massimo potrà riportare a Menelao gli ori che egli reclama, ai quali aggiungerà dell'altro oro, ma questo è quanto. Priamo interviene e comanda a Ideo di recarsi la mattina successiva da Agamennone, portandogli la proposta di Paride e chiedendo una tregua per il tempo necessario per raccogliere i morti e celebrare i riti funebri. Giunto all'alba presso gli Achei, a grande voce Ideo parla. Figli di Atreo e principi tutti, vi comunico le parole del principe Paride, a causa del quale questa guerra è sorta. L'oro che ha caricato sulla nave portandolo a Troia, avesse voluto il fato che egli ben prima fosse morto, lo restituirà aggiungendone del suo, ma la sposa legittima di Menelao non la darà indietro, anche se tutti i troiani lo esortano a farlo. Un'altra ambasciata porto a voi, la richiesta, se la accordate, di sospendere il combattimento per raccogliere i nostri morti e dare loro l'onore della sepoltura. Riprenderemo poi gli scontri. Diomede interviene e con voce possente esclama che nessun Acheo accetta gli ori proposti e nemmeno Elena a questo punto. È ormai chiaro che la fine di Troia è vicina. Agamennone rimanda Ideo a Troia con la promessa di permettere il triste compito di liberare il campo di battaglia dei corpi, attività che i troiani ed Achei portano a termine con il cuore dolente. Una parte dell'esercito acheo si mette subito all'opera per costruire la cinta di difesa. Sull'Olimpo gli dei curiosi osservano tutto. Poseidone, irato, si rivolge a Zeus, lamentandosi che nessun sacrificio è stato fatto prima della costruzione di questa fortificazione. Questo muro forse arriverà ad aver fama superiore delle fantastiche mura di Troia che tante fatiche sono costate a lui e ad Apollo. Zeus, ancor più irato di lui, gli risponde seccamente: da un dio inferiore mi sarei potuto aspettare una tale sciocchezza. La tua fama perdura nel tempo e giunge all'aurora. Questo muro, quando la guerra sarà finita, facilmente con le tue onde lo distruggerai e lo coprirai di sabbia. Achei e troiani, nella notte scura, mangiano e bevono, godendo di questa tregua. Ma nell'alto dei cieli, Zeus medita orribili eventi. Lo si vede chiaramente in cielo, scosso da nubi nere e da saette improvvise. Nessuno, in entrambi gli schieramenti, osa bere senza aver versato un po' di vino a terra ed aver brindato in onore di Zeus. Stai aiutando questo podcast già solo ascoltandolo. Se vuoi fare di più, puoi condividerlo, lasciare un mi piace e un commento. Se vuoi fare ancora di più, fai un clic sul link TP in descrizione e scopri come aiutarmi. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.